Torta mousse, cioccolato e fragole con biscotti o rosaiva. Versiamo 500 ml di latte in un pentolino. Aggiungiamo una scorza di limone e facciamo scaldare sul fuoco. Intanto in un altro pentolino rompiamo 2 uova, aggiungiamo 80 g di zucchero, 70 g di farina e mescoliamo bene con una frusta. Quando il latte è caldo, togliamo la scorza di limone e versiamolo a filo sulle uova. Torniamo sul fuoco e facciamo addensare la crema mescolando continuamente. Ci vorranno 4-5 minuti. Ci accorgeremo che è pronta quando inizierà a fare delle bolle. Versiamo la crema pasticcera ancora calda in una ciotola capiente. Facciamo ammorbidire in acqua fredda 6 g di gelatina in fogli. Poi strizziamola ed aggiungiamola alla crema ancora calda, così il calore la farà sciogliere molto facilmente. Aggiungiamo anche 50 g di cacao amaro e mescoliamo bene. Facciamo riposare qualche minuto in frigo così si compatta per bene. Ora pensiamo alla crema di farcitura. Montiamo 500 ml di panna già zuccherata. Riprendiamo la crema al cioccolato, ammorbidiamola con le fruste ed aggiungiamo 3/4 della panna. Il resto della panna ci servirà per la decorazione. Ora, con i biscotti o rosaiva classico, diamo forma alla torta. Ne serviranno 250 g, che corrispondono a 2 pacchetti. Prendiamo la cerniera di uno stampo rettangolare e sistemiamola su un vassoio. Prepariamo una ciotola con del latte e con i biscotti o rosaiva bagnati nel latte formiamo la base e i bordi della torta. Versiamo metà della mousse al cioccolato sulla base. Aggiungiamo sopra delle fragole a pezzetti. Poi facciamo un altro strato di biscotti o rosaiva. E copriamo con l'altra metà della mousse. A questo punto lasciamo riposare la torta in frigo per almeno un'ora. Passato il tempo, togliamo la cerniera, decoriamo con la panna che avevamo tenuto da parte e delle fragole tagliate a metà. Eccola, pronta!
Questa è proprio bella e vi farà fare un figurone. E se qualcuno non ha lo stampo rettangolare o preferisce farla rotonda, può usare uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm, utilizzando esattamente la stessa quantità di ingredienti. Io l'ho fatta e viene bellissima lo stesso. Eccola! Rifatela e fatemi sapere se vi faranno i complimenti. Ciao!